Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale o benvenuti magari per chi passa per la prima volta. Sotto questo contenuto, calciomercato in casa Napoli, facciamo il punto della situazione visto che sono più di 48 ore che non ci sentiamo, quindi diciamo che portiamo tutto ciò che è successo. In questo video il Bologna ha abbassato le pretese per Beoche ma manca 1 milione all'accordo e il calciatore sta ricevendo tanti ma tanti insulti via social perché si sperava ancora che ovviamente restava a Bologna e invece sarà del Napoli molto probabilmente. No, Alanghi, il PSV all'improvviso si è messo di traverso e ha chiesto 5 milioni in più, ma la trattativa andrà a buon fine e si chiuderà almeno per quanto mi riguarda. L'attaccante Lucca, l'inserimento della contropartita diciamo per quanto riguarda il Napoli verso l'Udinese, e la situazione Nunez perché se ne parla meno ma non vuol dire che il Napoli ha abbandonato assolutamente la pista. E poi Villarreal, Rafa Marin, fatta visite mediche a quanto si legge, prenotate per oggi. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo a mettersi in moto. Partiamo dalla situazione punta e da Victor Osimhen che ha chiesto di rimanere in vacanza fino al 10 luglio, quindi il Napoli tra virgolette rischia di doverlo portare a Di Maro, anche se ho letto che ci sarebbe l'opzione di lasciarlo da solo a Castelvolturno se non si trova la quadra in queste prime due settimane di luglio. Lui sta in vacanza, non vuole essere disturbato. Quello che sappiamo è che l'accordo tra virgolette con la Juve c'è sempre stato sia con Giuntole sia con la nuova dirigenza, anche se l'ho detto nel video di ieri che purtroppo ho dovuto eliminare per ragioni al di sopra di me stesso, e quindi ne riparliamo oggi. La Juve, se vuole Osimhen, la clausola è valida solo per l'estero. 100 milioni ve lo potete prendere. Io non sto qui a dire non andiamo a rinforzare una diretta concorrente per arrivare poi tra le prime 4 in Italia, eccetera, eccetera. Chi se lo prende, basta che ci togliete questo debito perché non ne possiamo più, almeno io non ne posso più, ma credo che anche il Napoli ne abbia le scatole assolutamente piene. Ovviamente se non hai la certezza di incassare in questa sessione di mercato i 75 milioni, che possono essere pure due tranche, diciamo divisi in due, ma sai perfettamente di averlo venduto, non è che puoi affondare del tutto nell'operazione Nunez. Ecco perché il Napoli non si è tirato indietro nell'operazione Nunez, ma ovviamente c'è, diciamo, Osimhen che pesa sulla bilancia in questa trattativa, visto che devi offrire un ingaggio alto all'attaccante del Liverpool e hai comunque Osimhen da pagare. Quindi nel caso ovviamente non dovesse andare in porto il tutto e risolvere la situazione con il nigeriano, sicuramente il Napoli dovrà virare su qualcun altro. Su Lucca l'Udinese ha chiesto 40 milioni, il Napoli ha inserito addirittura Zanoli nella trattativa, ma l'Udinese continua a chiedere 31 più Zanoli. E quindi a me continuano ad essere, per quanto mi riguarda, troppe le pretese per un calciatore che può essere tutta la promessa che volete voi, ma non posso investire, per quanto mi riguarda, 40 milioni, numeri alla mano, su un attaccante del genere. Poi c'è tutto il lato Antonio Conte, voi Lucca, per amor di Dio, alziamo le mani. E così come io non ero tra gli scettici, ma c'era scetticismo quando abbiamo preso Lukaku, e Lukaku però l'età, la condizione, eccetera eccetera, non è lo stesso. Io sapevo benissimo che l'alchimia Lukaku Conte sarebbe, diciamo, scoccata e Lukaku avrebbe comunque reso al meglio, così come ha fatto quest'anno, perché alla fine numeri alla mano e gol pesantissimi Lukaku ha detto assolutamente la sua nell'annata dello scudetto. Conte vuole Lucca per caratteristiche, per amor di Dio. Io alzo le mani perché Conte sa poi come metterlo in condizione e come farlo rendere al 100%, solo che in un'annata dove giochi Champions League, campionato, Coppa Italia, la Supercoppa, forse Lucca sarebbe un tantino poco lì davanti, visto che Simeone comunque lo devi far uscire e avresti solo
le due punte come riferimento. Lukaku comunque renderà sicuramente come ha reso quest'anno, però l'età avanza, prendi sicuramente un giovane, ma prendi un giovane che, tra virgolette, è un pochino una scommessa, però alziamo le mani e ovviamente la palla al nostro mister Antonio Conte, che saprà perfettamente come metterlo in condizione. Nel caso affondiamo, perché le pretese, se poi restano così alte, il Napoli sicuramente virerà da qualche altra parte. Su Nunez rimane 60 milioni almeno, la richiesta del Liverpool 5,5, l'ingaggio già accettato dal calciatore che vuole venire a Napoli, però ovviamente c'è questa situazione nigeriano che vuole stare in vacanza. Lo lasciamo in vacanza e speriamo che passi da Napoli solamente per prendere le ultime cose, nel caso abbia lasciato qualcosina, altrimenti volo direttamente per la prossima destinazione senza passare assolutamente dal via. Parlavamo di Beoche, ma accordo quasi raggiunto, manca 1 milione per quanto riguarda ovviamente i soldi da versare al Bologna, 32-33 milioni l'operazione, vuole il Napoli ed è stato insultato sui social, ma insulti di tutte le maniere. Vi vado a leggere qualcosina perché mi ero segnato un attimo qualcosa su Beoche per quanto riguardava gli insulti ricevuti. Eccolo qua, un attimo che ve li riporto. Che delusione, tante parole, ma alla resa dei conti peggio degli altri, meglio in Inghilterra che a Napoli. E ancora, triste perché passava per un bolognese acquisito, invece anche se ognuno davanti ai soldi purtroppo cede. Diavarà e Verdi non hanno insegnato nulla, Zirkzee, certo per i soldi si fa tutto, ma tra giocare l'Europa League e guardare la Champions dalla panchina c'è una bella differenza. Io non credo che al 100% Beoche ma si guardi la Champions League dalla panchina in primis, se viene a Napoli. Poi ce n'era un altro che inneggiava alla situazione Napoli per quanto riguarda l'attaccamento alla maglia. Ecco, non potrei vivere da altre parti ciò che hai vissuto a Bologna. E allora io vi dico, noi quest'anno abbiamo vinto lo scudetto e anche Antonio Conte ha capito che molte cose a Napoli si possono fare, quindi certamente caro Beoche, ma Napoli è una piazza dove ti potrei togliere ulteriori soddisfazioni al di là di quelle che diciamo ti sei tolto col Bologna. Detto questo, sembra fatta, anche perché manca solamente un milioncino, sarà lui il difensore centrale che il Napoli prenderà, ovviamente Rachmani, Beoche, ma Juan Jesus, Buongiorno e Marianucci. La linea dei centrali è praticamente completata. Così Mazzocchi verso il Sassuolo che si è affacciato, così come si è affacciato anche il Pisa, però diciamo che a quanto si legge in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni, cosa che non credo succederà poi l'anno prossimo. Io mi auguro che ovviamente Mazzocchi faccia il titolare e giochi tutto il campionato, anche perché dispiace per quanto riguarda l'essere napoletano, però Mazzocchi deve capire di aver vinto e di essere passato alla storia. Per quanto riguarda lo stare al Napoli, hai vinto uno scudetto che non è assolutamente da tutti. Io gli voglio bene e lo vorrò sempre bene per l'attaccamento alla maglia, per tutto ciò che ci ha dato a livello emotivo e anche sul campo, perché si è sempre fatto trovare pronto al di là di qualche limite tecnico che comunque sappiamo benissimo è sotto gli occhi di tutti, ma Mazzocchi è un calciatore che fa spogliatoio, ha fatto spogliatoio e farà spogliatoio comunque dovunque andrà. McTominay è la prova, perché secondo me quando è arrivato McTominay, se non c'era uno alla Mazzocchi nello spogliatoio, l'approccio sarebbe stato diverso per quanto riguarda lo scozzese, perché poi dipende anche chi trovi quando vai in una determinata squadra. Detto questo, le visite mediche, Rafa Marin al Villarreal, tutto fatto, prestito a 1 milione con il riscatto a 15, quindi è tutto fatto per quanto riguarda la situazione della linea di difesa. E Noah Lang e questo PSV che a quanto si legge si è messo un tantino di traverso, perché invece di 30 vorrebbe 35 milioni, ma così come il Napoli ha negoziato con il Bologna molto ma molto a lungo, succederà la stessa cosa con Noah Lang. Sarà questione di ore, di giorni, ma Noah Lang sarà all'esterno sinistro
del Napoli della stagione 2025-2026. Poi vedremo il Napoli su quale profilo andrà per, diciamo, trovare il doppione, tra virgolette, o la coppia su quella fascia sinistra, a meno che non si battezza Neres a sinistra, Politano, Spinazzola, il Napoli ha una soluzione interna. Non credo che si vada, diciamo, verso questo scenario, perché Conte è stato molto chiaro nell'avere una rosa più che competitiva, senza arrivare corti o rischiare di arrivare corti in qualche situazione. Se non lo si vuole, ovviamente serve un altro esterno a sinistra. Speriamo si sblocchi qualcosa, quantomeno nelle prossime ore ed entro domenica al limite portiamo a casa un acquisto che sia Beuke ma con Noah Lang, 2 acquisti alla grande. Io quello che voglio è che il Napoli sia pronto quantomeno dal 75-80% per quanto riguarda il mercato in entrata per il ritiro di Di Maro, così da fare tutta la situazione ritiri con la squadra titolare e con le eventuali riserve, se riserve si possono chiamare, perché abbiamo una rosa molto ma molto competitiva. Sempre Forza Napoli, vediamo cosa succede in queste prossime ore, in questi giorni. Restate aggiornati con la campanellina attivata se vi iscrivete, così ricevete la notifica ogni volta che carico un nuovo contenuto, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!